Buongiorno, eccoci qua, il nostro favoloso martedì. Io sono Sani per chi non mi conosce e questi sono Sani Positive Vibration. Come avevo già detto, era il momento e avrei voluto continuare a fare e parlare del corso basato sul mio libro Meditazione e 5 passi verso il successo, ma è successa un'altra cosa, che in questi 3 o 4 giorni ho avuto un po' di email, un po' di telefonate su un argomento molto delicato. Di conseguenza oggi ho deciso di dedicare questo tempo e questo momento un attimo a chiarire e ad aiutare le persone che si trovano in questa situazione. Allora, perché dico un argomento molto delicato? Perché andremo a parlare di fine di un rapporto matrimoniale o di relazioni, ma qui si tratta proprio del matrimonio, cioè del fatto che una persona scopre nel profondo delle proprie emozioni che è al limite e magari ha dentro di sé questo bisogno di interrompere una relazione che dura e magari nella propria vita è entrata un'altra persona. Allora, partiamo dal presupposto che in questo video non andremo a insigare nessuno verso un divorzio o piuttosto che andiamo ad analizzare la situazione in modo costruttivo perché è molto importante. Io mi rendo conto, allora, non ho mai vissuto in prima persona e non so come Sani cosa significa quando finiscano le emozioni verso il proprio partner e eventualmente essere interessati per qualcun altro. Questo non lo so e per questo non posso dire, vi do un esempio basato su di me, ma vi posso dare un'altra energia perché ho vissuto nella mia famiglia una situazione simile, cioè ho vissuto come quello che può essere il problema di decisione, cioè quando voi dovete scegliere una cosa e vi trovate davanti a voi stessi giustificando gli atti dicendo cosa dirà la mia nuora, la mia cognata, la mia madre, la mia suocera, il mio partner, i miei amici, i miei figli e via così. Io ero una di quelli cosa diranno, ok? Mm, allora, vivendo questa esperienza, vi posso dire che le persone, nel momento quando succede dentro di noi un cambiamento, succede cambiamento dentro di noi. Noi stiamo realizzando nella nostra testa e nelle nostre emozioni che nel rapporto che stiamo vivendo qualcosa manca, ok? Ed è qui il nocciolo della situazione. Come siamo noi portatori di questa trasformazione, anche semplicemente sul livello energetico, nessun altro è pronto. Nessun altro è pronto che noi viviamo questa emozione e di conseguenza non possiamo aspettarci che con le braccia aperte tutte queste persone ci dicano brava, hai deciso di far saltare un matrimonio o hai deciso di far saltare e tirare in aria una relazione, ok? Allora, pronti per una cosa così, pronti per una decisione così, dobbiamo essere consapevoli che la forza di questa decisione sta esclusivamente nella nostra sicurezza e nella nostra consapevolezza. E come arrivare a questo? Allora, in primis è molto molto importante che voi vi fate le domande giuste. E io vi ricordo di fare le domande del tipo cosa e perché io sono con questa persona in matrimonio che ce l'ho già. Cercate di ricordarvi i benefici, l'amore, il desiderio, la passione, qualsiasi cosa è stata, sicurezza, qualsiasi cosa per voi ha significato questo matrimonio perché voi siete dentro e avete fatto una scelta un po' di tempo fa e c'è una motivazione, qualcosa questa persona ha portato dentro la vostra vita, ok? Ricordatevelo. E poi probabilmente è motivazione per quale siete nel dubbio
perché nella vostra vita è entrato qualcun altro. Di solito succede così, magari non è nel vostro caso, e se non è nel vostro caso io adesso parlo in questi termini perché la persona che si è confidata e ha chiesto aiuto si è trovata proprio in questa situazione, di avere la difficoltà di aver visto o sentito quello, e ha sentito quello che gli mancava nella propria relazione vedendo un'altra situazione. Allora, cercate farvi un'altra domanda. Cos'è quello che voi aspettate? Cioè, cos'è che vi sta trasmettendo quest'altra persona? Emozioni, vi sentite importanti, vi sentite desiderati, vi sentite coccolati, magari è più ambiziosa dell'altra persona, magari vi rende, dà la sensazione di più sicurezza, qualsiasi cosa voi state puntando, sotto virgolette, nell'altra persona è quello che secondo voi manca nella relazione che avete, perché se non mancava non avreste bisogno di girarvi a nessun'altra parte. Io voglio anche dirvi un'altra cosa, è umano, siete umani. Non voglio dire con questo toglietevi ogni senso di responsabilità, no, io vi sto dicendo solo non colpevolizzarvi, non frustrarvi per queste cose qua, perché siete umani e succede. Allora, davanti a questi due fatti voi potete decidere se, guardando la vostra relazione, il vostro matrimonio che esiste, i vostri figli, voi pensate che c'è la possibilità di cambiare, di migliorare il vostro rapporto, perché sostenete che c'è una forza, c'è ancora l'amore, c'è ancora la passione, qualsiasi cosa sia, ma dovete un attimo confrontarvi, ragionare, cercare di insegnare persino il vostro partner, dandogli indicazioni. Non partite sempre dal presupposto che uno deve sempre indovinare quello che voi state provando in quel momento lì, perché sarebbe un po' comunque il segnale di non essere abbastanza adulti con le nostre emozioni. Siete una persona adulta, state vivendo una famiglia, avete magari anche gli figli, va bene, per questo comportatevi da adulti, da cresciuti emotivamente. E essere cresciuti emotivamente vuol dire essere in grado di confrontarsi con il proprio partner, con quale state mangiando, vivendo, facendogli figli, facevate l'amore. Allora esiste una cosa, una fonte enorme di fiducia, di desiderio e di decisioni precedenti che vi hanno portato oggi di passare tempo con questa persona. Altra situazione che vi ha portato a dubitare di quello che avete fatto fino ad oggi, potete vederlo sempre come un segnale delle mancanze, come ho detto, e ringraziare a questa persona di avervi fatto capire quello che voi potete migliorare nella vostra relazione. Ma potrebbe essere anche un segnale che vi ha fatto vedere che nella vostra relazione, nel vostro matrimonio non c'è più niente da fare. Se non c'è più niente da fare, dovete essere sicuri di voi stessi. Ok? Questo è il pezzettino molto importante. Nel momento quando io vi faccio seconda domanda, cioè voi dovreste farvi la seconda domanda, è quella: cosa è che io aspetto dalla mia vita? Perché, specialmente se ho già relazione da amanti con qualcun altro, ok? Perché io, la domanda giusta sarebbe: perché io prima, ok, non ho chiarito, non ho finito, non mi sono dedicata completamente a questa persona? Perché è ovvio che dentro anche la vostra decisione ci sta un mucchio di dubbi, cioè questa persona vi sta facendo vedere una parte delle mancanze, ma non siete così convinti che potrebbe funzionare o che è la scelta giusta. E qui adesso già subito io vi sento e lo so che scatterà questo meccanismo in quale voi mi direte: no, non è vero, perché io non ho chiesto divorzio, perché cosa farò con i figli, cosa direbbe mio padre, cosa direbbe la mia madre, la mia suocera, la mia cognata. Ok, tutti questi però non è vero, sono una bugia che vi state raccontando.
Allora, non sto dicendo che è meno importante quello che succede o che figli sono meno importanti, specialmente parliamo dei figli, perché vi fate la domanda come posso fare ai miei figli una cosa così. E io vi ripeto questa cosa, è una bugia che vi state raccontando. E perché sono convinta di questa cosa qua? Perché quando voi avete deciso di mettere figli in questo mondo non gli avete chiesto niente. Quando avete deciso di passare il vostro matrimonio e stare con partner e farlo esattamente con quel partner lì, non gli avete chiesto niente. Quando voi passate le giornate al tavolo o litigando o sbrailtandosi o odiandosi o persino non parlando e non litigando neanche di coscienza, voi i vostri figli non gli chiedete niente. Allora, quello che è importante di comprendere è che cambiamento è successo dentro di voi e questo cambiamento comporta le conseguenze. Voi siete responsabili di una scelta, non si può tornare più indietro perché se no non sarebbe nostra crescita e nostro cambiamento e questo è un pezzettino importante. E i nostri figli, nostri mariti, nostri madri, non c'entrano assolutamente niente, c'entrano semplicemente come una molla che ci tiene dentro perché noi abbiamo paura di assumersi la responsabilità e di non risultare più così bravi, fedeli. Immagine di noi, il nostro ego che dice come faccio io buttare in aria tutto ciò che ho costruito e se sbaglio, ok, ecco. Proprio per questo io vi dico, e se sbaglio vuol dire che non si tratta degli figli, è proprio questo il nucleo, la parola magica, e se sbaglio, ok, io porto conseguenze di sentirmi male, di gente che non mi ama più, che non apprezza più le mie scelte, che mi odia, che... Allora, nessuno di loro potrebbe essere pronto di accettare questa cosa qua. Nessuno, perché come vi ho detto, cambiamento assolutamente è successo dentro di voi. Siete voi che avete bisogno di qualcosa d'altro. Dovete essere sinceri con voi stessi e questo cosa vuol dire? Assumersi la responsabilità della nostra scelta. Lo so che suona male, ma dovete smettere di raccontarvi le menzogne del principio. Non è che fa meno male, è semplicemente state allungando il dolore. Perché se dopo salta fuori che avevate una relazione a lungo termine e non avete fatto niente, se i vostri figli sentano questo disagio che voi, se voi continuate a colpevolizzarli perché state vivendo una relazione né qua né là, tutte queste cose qua comunque state facendo e non siete, sotto virgolette, anche sul livello del subconscio vostro una bella persona. Per questo parte questo pregiudizio che voi vi state facendo da soli, ok? Perché tutte le persone, incluso i vostri genitori, se voi siete sicuri di una scelta e esplode la bomba, quando bomba è esplosa, voi dovete dargli il tempo di accettare il vostro cambiamento. E non potete aspettare in quel momento lì che loro in 5 minuti apprezzano e accettano tutte le vostre scelte. Ma se siete sicuri di voi stessi e avete già valutato che il matrimonio è finito, questa è l'unica possibilità e loro ci arriveranno ad amarvi di nuovo perché voi siete loro figli, siete loro madre, di conseguenza non cambia il ruolo e la funzione del genitore, ok? Cambia il rapporto con il vostro partner. E per questo un'altra cosa molto importante, e io qui ve lo dico con tutto il cuore, egoisticamente cercate di annullare, e qui non sto veramente istigando nessuno a un divorzio, sto facendo riflettere in tutta la sincerità con noi stessi quello che proviamo e quello che ci aspettiamo dalla vita, consapevoli che quando vita si muove non c'è niente fermo, se una cosa cambia, quando cambia
comporta le conseguenze, comporta i traumi, comporta le crescite, comporta un cambiamento dove non possiamo aspettare che tutto il mondo è d'accordo con noi. È per questo che, terza cosa che volevo dire, importantissima, la scelta la fate per voi. Potete ingraziare alla persona che vi ha fatto vedere quello che vi manca, ma voi in quell'istante, se avete concluso che nel vostro rapporto che vivete non c'è più niente da fare, voi dovete fare la scelta consapevoli che avete smesso di, sotto virgolette, combattere per la vostra relazione e che voi volete stare da soli, perché vi meritate la sincerità verso di voi stessi e vi meritate di avere nella vita tutto ciò che il matrimonio vi ha dato, incluso quello che non vi ha dato. Allora l'aspettativa è di trovare e di darsi tempo di trovare la persona giusta, ok? Solo in quel momento lì, quando noi siamo convinti di questa cosa qua per noi, cioè non che siamo in relazione per i figli, non che stiamo allontanandosi per i figli o perché voglio stare con un partner diverso e lui adesso mi ha portato la emozione verso questo partner. Vi ha portato la emozione verso una cosa che vi manca, ma deve essere la scelta esclusivamente per voi. Se io lancio in aria tutto il mio matrimonio, io sono pronta a stare da sola? Perché stare da sola? Perché questa cosa qua mi permetterà di portare nella mia vita la persona giusta o perché in questo modo io mi do l'opportunità di essere veramente amata, di trovare il partner più compatibile e di vivere a 100%. E in questa cosa qua tutti gli altri con tempo lo accetteranno e io riuscirò a sostenere anche la frustrazione, la rabbia delle persone che mi amano, che mi sono care, ma che in questo momento non accettano immediatamente la mia scelta. Ok? Solo così, perché se per caso dovesse succedere che io faccio una scelta così in funzione di un'altra persona, sto buttando troppa responsabilità su questa nuova relazione perché nel mio profondo subconscio io non sarò sicura. Non sarò sicura di difficoltà perché già non l'avevo fatto, ho vissuto questa relazione di nascosto. Se l'ho vissuta di nascosto vuol dire che non gli ho dato non volevo viverla in pieno. Capite cosa intendo dire? Non ero così certa che voglio a tutte le campane presentare questa relazione. E qui state pur certi che l'avete fatto perché sul livello subconscio qualcosa non vi quaglia. È sempre così, volendo o non volendo accettare la realtà. Per questo vi invito di guardare bene cosa succede, ok? E dove volete investire la vostra energia. Dopodiché, sicuramente in una relazione di questo genere, che è stata la molla scattante per interrompere un matrimonio, buttiamo anche troppa paura. Cioè, cosa ci succede? Sul livello subconscio, sentendosi in colpa, avendo fatto una scelta così drastica in funzione di qualcosa d'altro, se questo qualcosa d'altro non dovrebbe essere al 100%, questi immensi sensi di colpa che non abbiamo fatto per noi perché siamo sicuri che la relazione in sé è finita, ma perché semplicemente vogliamo fuggire in un'altra cosa, ci mangeranno vivi. Non ci permetteranno più di uscire, ci ostineremo successivamente solo per paura di provare dolore o dare di nuovo dolore o ammettere di aver sbagliato, di rimanere in una relazione che può essere anche peggiore. Questo è importante, per questo vi dico, decisione deve essere esclusivamente per voi, perché siete certi che di lì dove siete non c'è più niente da fare, indipendente dal fatto cosa succede dall'altra parte. Molto importante. Essere leggeri, essere liberi e essere consapevoli.
non vuol dire non assumersi le responsabilità, anzi, ma essere consapevoli che questa scelta è unica, idonea per voi e di conseguenza dare successivamente tempo alle persone di amarvi e di accettarvi anche in questo cambiamento, perché succederà, prima o poi succederà, solo che per noi è molto più facile sostenere peso di questa responsabilità, perché ci sarà un peso, un tempo e una responsabilità della scelta, perché siamo noi sicuri che è la cosa migliore per noi. E anche i nostri figli staranno meglio in questa cosa qua. E anche il nostro ex marito e la nostra ex moglie starà molto meglio tempo passando. E vedrete che troverete un equilibrio. Allora, spero che vi sono stata d'aiuto, spero che vi rendete conto che vita, come abbiamo detto in tante altre situazioni, è ciclica. Noi cresciamo, mutiamo, evolviamo e cambiamo, e con tutto ciò cambiano milioni di cose intorno a noi. Ogni giorno è una nuova decisione, alcune sono più difficili, alcune sono più facili. Egoisticamente detto, ma è unica cosa saggia. Noi dobbiamo sempre partire dal presupposto che la decisione è nostra e la responsabilità è nostra. Se lo facciamo perché siamo sicuri di questa idea nostra, tutto il resto sarà più facile portare avanti. Perché se siamo deboli e vogliamo accontentare tutti gli altri perché non vogliamo ferire, continueremo a vivere una sofferenza. Concludendo, non è perché io dico voi dovete divorziarvi o fare discorsi drastici, dovete individualmente ognuno di voi valutare la propria relazione, escludete, cercate, respirate profondamente, mettetevi le mani sul cuore, cercate di portare nella vostra memoria l'amore, il piacere, tutto quello che questa relazione che avete già vi ha dato e tutto ciò che vi manca nell'altra relazione. Fatevi la domanda, vale la pena? È veramente quello che voglio? È veramente questa cosa qua? Io non posso averla dove sono già? Questa storia che sto vivendo è veramente finita? Quando vi siete risposti escludendo mamme, papà, zie, nuore come ero io, escludete loro, se ci sono figli, se ci sono le emozioni, se sono persone vere, consapevoli che a tutti noi possono succedere queste cose, saranno lì, saranno nei momenti di difficoltà, non apprezzeranno tutte le vostre scelte, come non li apprezzavano neanche in piccole o grandi faccende quotidiane. Non abbiamo bisogno che tutti ci amano, ma abbiamo bisogno che noi ci amiamo a sufficienza di smettere a mentirci. Vi auguro buona giornata. Martedì è andato così, venerdì continuerò con il programma del corso. Spero che vi sono stata veramente d'aiuto. Se avete ulteriori domande su questo argomento che è molto delicato, molto importante e non è un argomento che non confrontiamo e succede agli rari funghi qua e là, ma è una quotidianità di XXI secolo, scrivetemi, condividete con i vostri amici, mandatemi messaggi, fate come preferite, ma fatemi sapere che vi è utile tutto ciò e iscrivetevi a YouTube Sunny Positive Vibration. Vi auguro buona giornata e venerdì continueremo con il corso. Un abbraccio.